Buongiorno. Scusi, ha un minuto. Avrei bisogno di un consiglio. Certo, buongiorno. Mi dica pure, di cosa ha bisogno? Devo appendere dei quadri a casa, ma di bricolage non capisco molto. Nessun problema. Che tipo di quadri sono? Sono 3 stampe di media grandezza, con la cornice di legno leggera. Capito. La prima cosa da sapere è come è fatto il muro. Ma è in soggiorno. Direi un muro normalissimo. Allora, se il muro è solido e i quadri sono leggeri, bastano dei chiodi. Ne ho visti vari sullo scaffale, ma non so quale misura prendere. Per quadri così, un chiodo da 3 o 4 centimetri va più che bene. Ma se poi il quadro cade? Non è meglio mettere dei tasselli per sicurezza? Guardi, i tasselli reggono di più, però per metterli serve il trapano. Deve bucare il muro. Ah, il trapano non ce l'ho e preferirei non fare buchi grandi. Va bene, restiamo sui chiodi allora. Se li pianta dritti, i quadri non cadono. Mi fido. Mi dà una scatola di quelli giusti, per favore? Subito. Ecco, le do questi qui. Sono abbastanza spessi e non si piegano. Ottimo. Mi serve anche un martello, allora. Certo, lo preferisce leggero o un po' più pesante? Direi uno medio, facile da usare. Come le dicevo, non sono pratico. Allora le consiglio questo. Ha il manico in gomma, è comodo e non scivola. Perfetto, lo prendo. C'è qualche trucco per usarlo bene? No, nulla di complicato. Tenga il chiodo ben fermo e dia colpi leggeri ma decisi. Ok. Devo comprare altro, secondo lei? Se ha 1 metro a casa per prendere le misure prima, è perfetto. Il metro ce l'ho già in casa, non mi serve. Ne approfitto invece per parlare di un'altra questione. In cucina vorrei montare una piccola mensola per dei barattoli. Ah, per una mensola il discorso cambia. Lì i chiodi non bastano. Lo immaginavo. Anche se è piccola, i barattoli di vetro pesano parecchio. Esatto, lì deve per forza mettere dei tasselli con le viti. Quindi mi serve per forza il trapano per fare i buchi, giusto? Esatto, ma se non vuole comprarlo, noi lo noleggiamo anche per un giorno solo. Davvero? Ottimo! Come funziona il noleggio? È facilissimo. Mi lascia un documento, paga una piccola quota e lo riporta domani. Perfetto, allora lo prendo a noleggio. E per le viti, cosa mi consiglia? Le do tasselli da 6 mm con le viti abbinate. Sono ideali per le mensole. Va bene. Per avvitarle mi serve un cacciavite particolare? Le serve un buon cacciavite a stella. Ne ha uno a casa o vuole dare un'occhiata qui? Credo di averlo, ma vado un attimo a vedere quelli sullo scaffale, per sicurezza. Faccia con comodo. Intanto le preparo qui martello, chiodi e tasselli. Eccomi, ho preso questo cacciavite. Va bene per quelle viti? Vediamo. Sì, la punta è della misura giusta. Ha scelto bene. Ottimo! Una cosa sul trapano. La punta per bucare il muro è inclusa nel noleggio. Certo, le ho già messo in valigetta una punta da muro da 6, come i tasselli. Fantastico, grazie. Allora, per il modulo mi serve la sua carta d'identità. Ecco a lei. Grazie. Le faccio firmare un modulo veloce. Il noleggio per la giornata viene 10 euro. C'è anche una cauzione. Ah, quant'è la cauzione? 20 euro in contanti. Quando riporta l'attrezzo, glieli restituisco. Tutto chiaro. Facciamo un riepilogo. Allora, abbiamo martello, chiodi, tasselli, cacciavite e il noleggio. In tutto sono 42,50 euro.
Posso pagare il materiale col bancomat, esclusa la caparra, intendo. Certo, appoggi pure la carta qui. Ecco fatto. E questi sono i 20 euro di cauzione. Le metto scontrino e ricevuta della caparra nel sacchetto. Perfetto, grazie. Domani a che ora pensa di passare? Nel tardo pomeriggio, appena finisco di lavorare, verso le 6:30. Fino a che ore siete aperti? Siamo aperti fino alle 19:30, orario continuato. Benissimo, la ringrazio molto, è stata gentilissima. A domani allora. Si figuri, è stato un piacere. Buon lavoro e a domani. Arrivederci.